Quindi, diciamo, altra cosa per il dormire bene sarebbe dopo mangiato prepararsi al momento del dormire. Vuol dire smettere di lavorare, fare cose più delicate, avere comunicazione con le persone, fare le tue pratiche di lettura, preghiera, quello che vuoi, ma tutta una distensione per prepararsi. Quindi sarebbe vietato dopo mangiato mettersi a lavorare. Questo è per il sano dormire. Così ti svegli bene alle 6 mattine e cominci la giornata. E noi invece cellulari, robe, anche tutte queste frequenze, film che ti puoi vedere, mi raccomando, filtrare dei film. Netflix è una cagata dopo l'altra, come tutto il resto, cioè te ne prendi due film che sono buoni, il resto è tutto subliminare, violenze sessuali, archetipi interni distorti, cioè c'è di tutto e di più. L'essere umano è messo veramente male, ma veramente male. Cioè, non è che ti puoi aspettare un prodotto sano in qualcosa, devi stare molto attento, devi filtrare di brutto, ma di brutto, perché dietro le false righe di qualsiasi cosa. Cioè adesso io apro il cellulare, metto YouTube e mi vengono gli short, ma anche Facebook, non posso toglierli e c'è l'ira di Dio di persuasioni tra sessuale, tra minate varie, di tutto e di più. Io mi sono messo come voto, tra parentesi, in mezzo di fare i voti, di non toccare più gli short, ma neanche per scherzo. I short e come si chiamano gli altri, quelli di Facebook, sì, vabbè, questi qua sempre veloci, TikTok, tutte queste robe qua, e mi sono dato il voto di non aprire neanche uno. Anche se può essere interessante, ma non mi interessa. Proprio è un diktat. Adesso dico stop. Guardavo il tennis, mi piaceva il tennis, tutti lì. No, basta, fermo tutto. Perché dopo che fai uno è studiato, è una droga, ragazzi. Noi siamo persuasi tutti i giorni con droghe continue. Cioè, ti alzi al mattino, hai dei bombardamenti, cioè se tu arrivi a fine giornata sei un eroe. Se ti sei ascoltato e hai dormito discretamente, sei un eroe perché hai avuto 8.000 bombardamenti, persuasioni, attacchi energetici. La domanda è, non come ti ripulisci di sta roba? E poi anche ti sei reso conto di quanti attacchi hai avuto e quanto sei entrato dentro questi attacchi. E questo è importantissimo. Tutto questo è l'osservazione del qui e ora anche. E ritorno al qui e ora, ragazzi, qui e ora, perché adesso ve lo dico, qui e ora, avete le cuffie messe così, qui e ora, siete appoggiati qui e ora, avete gli occhiali addosso, qui e ora sentite i piedi per terra, qui e ora siete seduti su una poltrona, qui e ora avete le braccia in questo modo, qui adesso, adesso, qui, se dico questa frase, qui adesso, qui, sentite che ci siete, adesso, qui, cazzo, siamo tutti qui, sentiamo il corpo, sentiamo dove siamo, sentiamo il respiro, sentiamo che sorridiamo, sentiamo che stiamo scrivendo, siamo qui, ora. Ora cazzo, ora, quanto durerà questo ora? Qualche secondo è finita lì però, qui ora siamo qui tutti quanti, cazzo, ma quanto dura? Dopo qualche secondo siamo persuasi da 8.000 pensieri che neanche capiamo che ne abbiamo perché siamo già dentro a questo. Qui ora vuol dire essere nell'ottimalità di sentire che tutto questo è una persuasione che osservi. Quindi diamo ogni tanto mettere una sveglia, io facevo questo anche con mia moglie e ci diamo le botte per dire qui ora ci facciamo come uno scherzo, no? E dire cazzo è vero dove sono, no? Perché fra 5 minuti se uno di voi dicesse qui ora, tutti siamo, oddio è vero. Cioè la percezione della presenza che abbiamo adesso, che è una presenza, è un esserci, cioè vuol dire poi che sai dove sei, che emozioni hai, cosa puoi scegliere. Cioè tutta questa parte qua è fondamentale per vivere bene, un aspetto meditativo interno dove dici cosa mi turbo di cose che arriveranno fra 10 anni? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Perché noi soffriamo della sofferenza, noi soffriamo della sofferenza, non della realtà. Noi soffriamo di qualcosa che non esiste e tutto questo è continuo. Quindi dico, il risveglio è semplicemente anche riportarsi qui e ora. Quindi tutto questo è anche, se sei cosciente, non occorre che ti dica niente io, andrai a dormire nel momento giusto, saprai cosa che materasso mettere e bla bla bla. Molto bene, era già un pre-caffè questo qua, diciamo, neanche il tempo di salutarci, capito? Così, boom, stamattina. Vi ho visto allegri, ho detto dai, partiamo subito. Va bene, vi ringrazio sempre di cuore perché mi permettete veramente di ritrovarmi. Voi non sapete che regalo vi fate voi perché sembra che faccio un corso a voi, ma me lo state facendo voi a me, perché io ogni volta mi permetto anche, se no, come faccio anch'io a ristimolarmi verso? Bene, quindi insomma, mi raccomando, cercare di dormire bene, è importantissimo dormire bene e aggiungiamo anche a questo, è un primo parte salutistica, ma importantissima. C'è anche la pratica fisica, ragazzi, noi accumuliamo tanta quella tensione durante il giorno, ti dico, tutte queste bordate persuasive si chiamano interferenze, il gergo energetico è interferenze, sono interferenze cazzo continue.
tu hai ma guarda, te lo dico così, prendi il cellulare, vuoi fare una cosa, stai già facendo altro, non ti sei già dimenticato, cazzo, perché c'è un TikTok, un'altra roba, no, aspetta che scrivo, ti invito un SMS, dico, cazzo, ma cosa volevo fare? Ecco, solo quello ti fa capire il livello di concentrazione che hai e di determinazione, continue interferenze. Quindi l'interferenza però accumuli tensione nel corpo, la mente è ancora più disturbata e più scimmia, cosa devi fare? Devi scaricarlo sto corpo, devi renderlo flessibile, malleabile, pulito. È il primo strumento che hai. Quindi se non capisci che devi tenere il corpo pulito, la mente diventerà piena come un bagaglio enorme che... Ma la nostra stupida occidentale conoscenza è che per rilassarsi ti mette davanti a un televisore, a un TikTok, ti sdrai su un divano. Sbagliatissimo! Tu devi andare a muovere quel sederino e iniziare a muovere il corpo, perché il corpo quando scarica la mente si rilassa. Quindi obbligatorio fare un'ora al giorno di attività. Un'ora al giorno, no un'ora a settimana. No, ma io faccio una roba così, faccio mezz'ora, poi faccio un'altra mezza. No, 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 no. Un'ora al giorno. Hai un cane, comprati un cane, perché ti costringerà ad andare su e giù fuori almeno. Cioè ti fai quell'oretta, mezz'ora, mezz'ora. Fai qualcosa. Cioè vai a comprare la spesa a piedi, cioè un'ora al giorno e camminare, cioè devi un po' sudare. Quando io dico faccio pratica al mattino per fortuna, ma quando fai una pratica e ti muovi, compra l'hula hoop, ci sono gli hula hoop, quelli lì, quando tu fai così, metti la musica, balla, fai qualcosa, cioè nel senso ti organizzi. Però ragazzi non avete idea di quanto accumulate, di quanto si riaccumula, di quanto questo proietta vasana, cioè tendenze latenti e profonde che continuano a diventare ancora più croniche e non ne pulisci, non ne esci. Corpo prima di tutto. Dopo che fai il corpo, con calma arriverai alla mente a comprenderla, ma se non è un corpo sano, mente sana, non ci arrivi mica, perché la mente con un corpo rigido, dove vai? Rispondi sempre da rigido e la testa è tutta rigida. Prima compro corpo rilassato, poi capacità nella mente di sentire dove sei. Tutto funzionale, determinazione che aumenta. E a quel punto riesci a... Ok, chi sta parlando? Quello lì. Ok, chi sta parlando? Ok, io dove sono? Ok, ecco qui e ora. Adesso cosa decido di seguire? Di tutti questi conferenzieri interiori, chi decido di ascoltare? Ah, quello vuol dire diventare a capo della propria vita. Capo della propria vita non è che dice tu sei un capo di un lavoro, tu sei a capo dei tuoi pensieri. Ragazzi, quella guerra interna, questa è una guerra, non è mica una passeggiata sulla terra, è una guerra interna ogni giorno di dire tu dove cazzo vuoi stare, punto. Okay? Quindi questa è la parte più importante, più complessa. Però se non hai un corpo sano che ogni giorno ti pulisci, non arrivi da nessuna parte. Quindi mi raccomando, e finiamo anche col mangiare bene, perché se tu mangi male, non mangi neanche perché stai lavorando, no, guarda, sono non mangio stasera, ma malissimo. Tu devi stare attenta perché sono essenziali, corpo sano, mangiare bene nei ritmi giusti, ma mangiare sano, poco è essenziale, poco è essenziale e bene. E lì devi studiare, perché se mangi sempre verdura, tutti gli organi saltano, non va mica bene perché raffredda gli organi, cioè devi fare, d'inverno si fanno le cose calde al forno, le bolliture apposta perché scaldi i reni, dovremmo entrare nella medicina cinese, d'estate invece siccome c'è caldo robe che raffrescano, le basi, ma non neanche le sappiamo, per cui mangiamo, che ne so, una cosa che si mangia d'inverno, un cavolo d'estate che si mangia solo d'inverno, perché lì nascono, allora c'è tutto il discorso di osservare cosa esce in natura nei periodi, mangia quello che esce in natura, non mangiare robe esotiche che non esistono anche nel tuo clima, cioè è di andare, entriamo in un mondo che però anche questo è importante, perché mangiare sano, cioè studiare, e poi ognuno è diverso, per carità, chi è più fisico, chi è più qua, bla bla, i gruppi sanguigni, fai quello che vuoi, però diciamo ognuno deve trovare il suo modo, mangiare sano, avere un corpo diciamo sempre abbastanza lavorato, iniziare a lavorare sulla gestione del tempo in un ritmo e andare a dormire bene e prepararsi e iniziare a lavorare poi sui pensieri e su tutte le tue condizioni, i condizionamenti interni. Oh! Dopodiché la vita da psicolaboratorio penitenziario passa a un'interessante accademia di alto livello. Te lo ripeto, la vita da psicolaboratorio penitenziario, perché qua siamo dentro a degli stati, ma tu quanto rendi conto quanto lavori al giorno, quanto stai dentro queste robe qua, quanto non esci, ti rendi conto, ci guardi fuori anche. Ecco, da psicopenitenziario passi a un livello di... Wow! È una specie di accademia di alto livello dove tu inizi a divertirti e dici aspetta io, no, domani questo, rimando, adesso mi ascolto, non ho paura di perdere questo, cioè tutta una prova continua e tu stai al mezzo delle persuasioni dei paradisi e di rifiutare gli inferni, perché entrambi sono sbagliati, non devi rifiutare gli inferni, non devi persuaderti nei paradisi, devi stare al centro
del movimento di tutto questo che è un insegnamento continuo e onori ogni cosa come insegnamento stando al centro. La via del Buddha, la via di mezzo, la via dell'unità, la via del Cristo anche nell'unità, cioè è il discorso della religione, religo, yoga, unione, sta cosa qua.